Va bene, abbiamo iniziato per Claudia, ciao. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Dimmi come la vedi. Allora, l'ho vista che come se arrivasse verso di noi al galoppo su un cavallo marrone castano con la coda e la criniera bionda. Mhm. È lei, Eh, no? sì, 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 è lei. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì. Come te la dà? Dice io ti seguo, eh, però sto sul cavallo che dall'alto vedo meglio. Ok. Vibrazione. 16 miliardi. Consapevolezza. 118. PSPE. 31. 69. Vite precedenti. 2312. Cervello. 8.8. Ok, Claudia è interferita. Mhm. Entità eteriche. Allora, c'è un militare che però è vestito con un vestito strano, cioè tipo un turbante, quindi potrebbe essere un militare arabo. Mhm. Poi Poi. vedo Zeus, Mhm. poi c'è un falconiforme e un rettile. Ci sono i DL? Sì, 5. Ok, entità mentali. Allora, una di livello 3, una di livello 4 e una di livello 6. 3. 3 è quella che la rende confusione, che le crea confusione e le fa abbassare l'autostima, diciamo, quella che la fa sentire sempre un gradino sotto. 4. La 4 è quella che ehm, allora è legata un po' alla memoria, nel senso che fa sì che lei quando comunica e si sente non adatta, ok? Inizia a parlare e perde le parole e alcune parole non se le ricorda, cioè sfuggono proprio, no? Come se sta per arrivare alla bocca la parola e quando arriva alla bocca scompare. Quindi poi lei non se la ricorda e cerca di sostituirla. Quindi proprio eh, fa sì che abbia difficoltà a creare un discorso in alcune situazioni precise, anche questa quando è come se, quando lei si sente che
deve dimostrare qualcosa, allora le succede questa cosa qua. 6, che è abbastanza alta. Mm. Allora, 6 vedo che questa come posso descriverlo? È come se penso sia, ok, è tipo un impianto esterno collegato a un impianto interno che fa sì che quando lei arriva ehm, mm, in relazione soprattutto alle persone che le stanno intorno, ok? Come se avesse, eh, come se questa entità le creasse dall'altra parte dei blocchi, dei muri, quindi magari persone un po' brusche o che le danno delle risposte secche o parole che la feriscono, infastidiscono e a quel punto lei è come se avesse timore mm, di affrontare la persona. È come se Facciamo un esempio. te- ok, un esempio è la scena che vedo è tipo suo marito. Ok, lei va verso suo marito per parlare di qualcosa, inizia un discorso, è come se questo impianto si attivasse, ok, dall'altra parte viene creato una risposta brusca, quindi vedo come se ci fosse un muro di colpo, no? Come se la parete invece che essere così diventa così, con Mhm. dietro il marito e lei eh, mm, cerca di mandare delle parole, delle informazioni, ma è come se le rimbalzano, ok? La scena, io vedo questo, Mhm. quindi è come se fosse un boomerang che poi fa male a lei e quindi alla fine a volte non parla neanche, ha paura proprio di Quindi iniziare la... incomunicabilità e succube, diciamo, Eh, soccombe al esatto, dialogo. dopo sì, sì, esatto, per incomunicabilità. Ah. Mm, mm, Ok. mm. Nome del progetto. Ehm, Silence mi viene. Please. Senza il please. Ok. Silence, not please. Impianti. Allora, appunto, vabbè, questo qua mentale che è formato appunto da questo cerchio fuori e un cerchio interno più piccolo. Mm, Poi ce n'è uno più o meno sulla tiroide. Mhm. Ah, poi uno mm, appoggiato sul rene destro. Uno all'interno della cresta iliaca, all'interno però, sinistra, Mhm. e uno sulla spina dorsale a livello del sacro. Basta. Causa esoterica dei problemi genitali e dell'herpes genitale. Allora, è collegato a quello sul sacro. Da lì, perché è come se, allora, durante, vedo delle abduction, no? E durante queste abduction è come se la collegassero a questo piano orizzontale e è come se la collegassero da lì, dal sacro.
E da lì partono tipo degli impulsi, delle informazioni per prendere poi la sua energia da quello della tiroide. E quella zona lì è proprio si infiamma, è come se tutte le ossa si infiammasse. Ehm, sì, è quello. Sto guardando se c'erano degli esperimenti di tipo Abduction. con ovuli o così, ma no. Mm. Articolazioni. Allora, c'è il falconiforme, Mm. ok, che è come se la tirasse, come se la tenesse, sempre da quel punto lì del sacro, è come se avesse una corda, un guinzaglio. Ok, quindi lei tutte le volte che deve fare, che si muove, deve muoversi contro questa forza. Mhm. Ok, e che le articolazioni si infiammano. Vedo proprio che ci sono questi spot sulle articolazioni di infiammazione, un po' generalizzati. Colonna. Sempre quell'impianto lì. Ehm, Causa esoterica se c'è del fatto che ha avuto l'influenza tanto di moda. Allora, diciamo che io non la vedo come, la vedo più come un codice che è stato, diciamo, mandato nell'aria e che se hai una certa vibrazione che coincide, quello che vedo è, che coincide con quella vibrazione lì, allora puoi avere degli effetti, mm, puoi avere dei sintomi dati dalle informazioni di quel codice, quindi più o meno, più vibri allo stesso livello e più sintomi hai, ecco, più o meno. Posso Mm. spiegarlo più o meno così. Quindi è proprio un che in quel momento la sua vibrazione era molto bassa e quindi ha sentito più sintomi rispetto ad altri che magari ne hanno sentiti meno. Problemi ai denti e alla bocca. No, è più una cosa emotiva. E lo vedo, ecco, questo lo vedo legato al blocco del loro progetto. Cioè, è come se lei non riuscisse a prendere, a prendere e trattenere il boccone, diciamo a livello emotivo, no? Quindi non riuscire a prendere quello che le serve per portare avanti il suo progetto. Vedo legato a quella cosa lì. Ritenzione idrica. No, la vedo legata invece alla sua particolarità fisiologica del suo corpo, proprio sua specifica, individuale. Diciamo, Problemi di circolazione. uguale. Nel senso è più come quasi una sua difesa, però personale, no? Mm. Scia spesso, questa volta però, cioè, l'episodio che ci vuole sottolineare è che cade e si sente come sollevata da due braccia invisibili. Sì, io vedo. S- mm. Allora, diciamo, è così, è stata un'occasione. Allora, vedo proprio che hanno fermato il tempo, quindi le hanno fatto l'abduction, ok? Poi quando era ora di tirarsi su, è come se le avessero fatto credere che c'era qualcuno che l'aiutava, Mm. però era sempre l'interferenza che, cioè alla fine dell'abduction, quando cioè, hanno rimesso a posto, hanno rimesso insieme gli eventi, Mhm. ok? Mentre lei si alzava, ha sentito queste due braccia, e lo scopo delle interferenze era farle credere che c'è sempre qualcuno che l'aiuta e che la guarda e che la protegge, ecco. Quante sono le abduction?
una decina al mese. Ok, dove avvengono? Giorno, notte, lavoro, casa, mentre lava i piatti, mentre... Allora, a volte, mentre... Allora, è capitato qualche volta mentre va a lavoro, cioè tragitto casa-lavoro. Vabbè, poi lì quando usciva qualche volta di notte. Una volta era all'aperto da sola, vedo tipo in un prato, non so, anche lì, che è come se lei avesse avuto la sensazione di ehm, vuoto di memoria, è come se avesse un po' avuto la sensazione che le mancava un pezzo, no? Che non si fosse ricordata un pezzo. Vedo in quell'episodio lì. Sì, però la maggior parte vedo un po' di notte e un po' tragitto casa-lavoro e poi altre un po' sparse. Pigra. No, è più l'entità mentale di livello 3 e quella di livello 4, che è come se mischiando le cose che lei, ehm, cioè facendo sì che lei faccia le cose un po' così e Mm. non le termini subito, accentua il fatto che lei non sia adeguata a, no? Quindi che aumenti la sua poca autostima Mhm, che non riesce a portare a termine, no? Diciamo è mhm. questo ma è solo una conseguenza del fatto che loro proprio le modificano le azioni e i pensieri in maniera tale da non farle portare a termine gli obiettivi. Memoria, scarsa, beh, abbiamo già vista, Abbiamo visto, sì, livello la 4. 4. Mm. Concentrazione, siamo lì. Sì, sì, più la 3, però sì. Mhm. Sì. Comunicazione difficile a volte, specialmente, non so, con i capi, in ambito Eh, lavorativo. è quella di livello 6 che proprio me li mette davanti, come se le facesse vedere che dall'altra parte c'è una risposta che è invadente, no, verso di lei, non so, Mm, cioè a livello eterico, no? È proprio che spinge verso di lei e quindi lei non riesce più, non riesce più a rispondere, continua a tornarle indietro l'energia della risposta, e quindi mm. fa fatica così. Complesso di inferiorità è la 6. Tutte e tre, direi, un po' tutte e tre. Mm. Ok. Nelle relazioni interpersonali lei è quella strana, quella che non lega con le persone. Mm. Causa esoterica. Sempre quella di livello 6, direi, ma sì, anche un po' anche la 4, perché fa proprio la 4 fa fatica, diciamo, togliendole, diciamo, la memoria, tra virgolette, come dicevo prima, proprio quando lei sta per dire le parole, la parola non esce dalla bocca e deve riformulare il discorso con parole un po' raffazzonate, così quindi anche lì la comunicazione non è efficace e un po' anche l'entità mentale di livello 6 che appunto le fa vedere questo muro. Mm, mm. Diciamo che tutte e tre cercano, lo scopo è tenerla più isolata possibile e più immobile possibile. Va bene, chiamiamo nel cinema tutti i parenti. Mhm. Vediamo solo quelli che si presentano, con l'intenzione di imparare qualcosa, senza intenzione di rubare, di espiare, di guardare, di boicottare. Mhm. Altrimenti la maschera uomo energia del cinema li butta fuori a calci. Mm. Allora, davanti vedo figli, seconda fila il marito,
c'è la mamma, penso, è in quarta fila. Mhm. Mhm. Eh, e poi ci sono 5 persone un po' in fondo, diciamo, sono 2 donne, Mm. sì, 2 donne, 2 uomini e una ragazza più giovane, adolescente. Mm. Mm, Ok, mm, mm, distribuiamo qua tutto quello che abbiamo. mhm. Vic, Eterna Frequenza, Uomo Energia. Chiamiamo dei disincarnati e prendo il portale aureo, il padre. Chiamiamo tutti i disincarnati e il padre. Mhm. Quanti arrivano come numero? 96. Il padre arriva? Sì, Come lo vedi? lo vedo lì immobile come se mm, fosse rimasto all'istante della morte, no? È praticamente lo vedo praticamente immobilizzato come se tutto d'un colpo gli mancasse il respiro, ma è come se avesse avuto un arresto cardiaco improvviso, cioè in quel momento lì ha avuto un arresto cardiaco e è rimasto immobilizzato lì così. Mm. Ed è ancora così. Vuole dire qualcosa? Come faccio a muovermi? Non so come fare a muovermi. Diamogli una Vic. Ok, questo è il primo vero momento in cui si è accorto di essere morto. Sì? Cosa fa? Mhm. È consapevole di tutto, quindi della scelta della sua PS, di fare quella vita, di prendere quell'esperienza per morire così, quindi è come se gli fosse, cioè, gli fosse tornato alla memoria che c'è tutto quel processo lì. E quindi niente, ha preso la consapevolezza di questa cosa e Respira adesso. sì, si respira, ha visto Claudia. Mhm. Cosa le vuole dire? E vuole dire, mi è mancato un po' mi è mancato viverti un po' di più per la distanza, diceva. Mm, mm. Basta, è l'unica cosa, però la guarda le fa una carezza e poi la abbraccia. Vuole mostrarci un'immagine della vita che ha avuto con Claudia, che lo riguarda con Claudia, per esempio l'infanzia, un'immagine, un evento, un compleanno, il primo passo, la prima parola. Allora, mi ha fatto vedere, non so se è la festa di diploma o di laurea di Claudia, non so, Mhm. che La la corso guardava, diploma. diploma, Mhm. ehm, che l'ha guardata proprio con tantissimo orgoglio, cioè lo vedo proprio estasiato nel guardare sua figlia, molto orgoglioso, ecco lì lo vedo che è come se in quel momento mh, gli fu, cioè, quasi incredulo che da bimba che era è arrivata lì, è arrivata a quel punto lì e lui era molto, la guardava proprio estasiato e molto felice. Orgoglioso. Sì,
Va bene. Gli altri sono già passati, no? Sì, sì, sì. Va bene. Salutiamo anche lui e Mhm, diamo questa opportunità. mhm. Fatto? Sì. Va bene. Con con queste nuove condizioni solo di analisi, la frequenza di Claudia è sempre a 16 miliardi? 76 miliardi. Perché è così alta? Cioè perché è già Quello cos- aumentata? è perché è aumentata già anche perché è aumentata la consapevolezza e a volte, aumentando la consapevolezza, cioè direi quasi sempre, si sciolgono delle cose, cioè, è come se alcune esperienze vengono proprio, metabolizzate, quindi strutturate dentro, no? Cioè, mm, la PS le struttura proprio dentro di sé, quindi ha tutta l'informazione e l'esperienza vissuta e la consapevolezza aumenta e è come se un po' di carichi, un po' di fardelli, ok, vengono un po' sciolti e quindi aumentano anche le vibrazioni. E soprattutto anche, diciamo, nell'ambiente in cui siamo, no? Non, in questo momento, mentre siamo nel campo d'azione, dell'ipnosi esoterica, le interferenze non interferiscono e non ne entrano di nuove, no? Sulla persona, quindi eh, mm, diciamo le vibrazioni o rimangono uguali o possono solo aumentare. Nessuno le blocca, insomma. Esatto. Mm. Come vedi una sessione di ipnosi esoterica nostra per una persona, ipoteticamente Claudia in questo momento? È come, non so, un'irruzione in casa? No, no, no. È come se ci fosse un richiamo in uno spazio adibito a questo, no? Nel vuoto, direi, cioè io dico nel vuoto, no? E, e quindi ci ritroviamo, cioè, tutti quelli che sono richiamati, diciamo, che possono venire, quindi quelli nel cinema, allora quando chiamiamo le persone nel cinema si crea il cinema, io vedo che si crea il cinema in questo spazio vuoto con le persone, la gym, vedo che si crea la gym, cluster, noi andiamo al cluster. Ma è come se lo spazio tra dove siamo e il cluster si annulli, no? Mm, Quindi è quasi come se venisse lì il cluster. Quindi ogni volta che andiamo da qualche parte, veramente lo spazio e il tempo non esistono. mm. Perché prima magari non c'è tutto, non ci sono alcune cose, ma poi diciamo andiamo là, sì, facciamo, cioè andiamo, ma cioè, se dovessimo farlo con le caratteristiche della Matrix, qua ci metteremmo millenni e invece in un nanosecondo siamo lì. Ecco, quindi vedo proprio ehm, il vuoto e nel vuoto noi ci muoviamo e che facciamo arrivare le cose che ci servono in quel momento. Mm. Mm, mm. Va bene, analizziamo il discorso dei fondi europei, tutto bloccato, progetto Hospitality bloccato. Perché? Causa esoterica. Allora, io vedo che è come se ci fosse un passaggio di... allora, vedo le vecchie leggi, la vecchia struttura sociale, legislativa e finanziaria, Mhm. ok? Poi vedo il crollo del deep state, che è sempre più reale, e poi vedo l'inserimento di una nuova struttura sociale
economica, legislativa e finanziaria Mm. che verrà, no? Quindi è come se ci fosse quella parte di processo che in questo momento è congelata, perché vedo proprio le persone che lo devono fare che hanno avuto, non sanno più cosa devono fare, perché allora c'è il funzionario semplice a cui è stato dato l'ordine da quello appena sopra di di sospendere, di stare in stand-by perché non sanno cosa fare. E a lui è stato detto da quello più in alto, da quello più in alto, da quello più in alto, e fino ad arrivare in alto proprio che ehm, quello lì in alto io lo vedo, allora questo qua riguardo a questa parte riguardante a Claudia, io lo vedo indagato. Quindi non ci saranno mai sti soldi. N- Secondo me non ci saranno specifici con con questa via qua, ma ci saranno mille altre porte che si apriranno. È come se lei dovesse fare tutto un altro percorso. Mm. Ok. Ok, tutti i familiari cinevaccati che vogliono cinevaccare qua, là, su, giù, sono nel cinema? No, nel cinema io ho visto quelli che invece non hanno, che non vogliono Deciso? Vabbè. assolutamente. Esatto, sì. C'era una fattura, credo sul padre, no? Sul padre, giusto? Ricordo bene? C'era una fattura da qualche parte nella famiglia di Claudia? Allora, no, io vedo come un patto, è un contratto proprio firmato nella Matrix e vedo una stretta di mano, una cosa un po' losca, di una generazione prima, che a livello energetico ha agganciato anche poi il padre. Mm. Mm, Una tara familiare. sì. Se ne può più delle tare familiari. Mm, 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 mm. Vabbè, parliamo di qualcosa di un pochino più interessante, di un Mhm. pochino più formativo. Claudia, che non l'ha detto nei punti, vuole sapere della fiamma. La chiamiamo, se c'è, se è incarnata. Vediamo se è il marito, vediamo se non è il marito. Mm, Svezia. In Svezia. Quindi non è previsto nessun incontro. Mm, no, no. Anime gemelle? Allora, ce n'è uno, direi, nord-est dell'Italia, boh, più tra il Friuli e il Veneto. Mhm. Ehm, Marito no. no, Mhm. poi in Francia, vicino al confine con l'Italia, però sulle montagne, sulle Alpi. Insomma, siamo un po' lontanini. Sì, Lei potrebbe cambiare queste condizioni col suo intento? mhm, Sia su un fronte assolutamente. fiamma, sia sul fronte Sì, anima direi gemelle. direttamente sulla fiamma a questo punto, no? Con l'intento. In che modo? Istruzioni per l'uso. Allora, diciamo, l'evento in sé è l'evento perfetto che fa sì che si apra direttamente il canale con la fiamma, quindi che la fiamma sia del sesso giusto, dell'età giusta e vicino. Mhm. Allora, in eterico lo vedo proprio così, cioè in quel momento lì non ci deve essere nessuna interferenza e nessun ostacolo tra la PS e Claudia, diciamo, e la mente, tra la PS e la PE, ok? Cioè quindi completamente centrata, molto forte,
pieno coraggio, quindi completamente allineata, ok? E proprio esprimere mm, sia a livello consapevole che proprio nel sentire questa cosa, questo avvicinamento alla fiamma, ok? Quindi le vibrazioni altissime, in quel momento lì è proprio la creazione del collegamento. Questo è l'evento perfetto. Quindi ci si può avvicinare allenandosi a sentire la propria PS, allenandosi ad alzare le vibrazioni, allenandosi a mettere gli ad eternum come Claudia sta già facendo. E quindi imparando pian piano a creare le cose che si vogliono, no? Quindi quello che vedo per Claudia è che lei può allenarsi anche con le piccole cose, quindi con l'intento e la consapevolezza e le vibrazioni alte, cercare di portare a sé piccole cose prima, no? Piccoli eventi. E man mano con l'allenamento, intanto che fa l'allenamento nei giorni, comunque diciamo il suo obiettivo deve essere chiaro, no? Quindi avvicinamento alla fiamma. Vedo proprio questo meccanismo. Va bene, vediamo il suo... Sì, dimmi. Mm, a livello pratico, allora lei a livello pratico la vedo scrivere, quindi magari può scrivere l'intento, anche c'è piccoli intenti, anche scriverli. E dipingere panorami, mi viene paesaggi. Mm. E poi passeggiate in riva al mare, dove c'è la sabbia, quindi mare, lago, anche fiume se c'è qualche parte con la sabbia. Ecco, proprio il contatto coi piedi e in quel momento imparare ad alzare le vibrazioni, queste cose qua. Ecco, queste tre immagini qui mi sono arrivate. Ok, Mhm. vediamo il suo emozionale. Allora, ci sono tre cose principali. Un po' di timore, paura, ansia per la risposta del mondo esterno alle sue azioni, ok? Negatività e poi vabbè, la sua bassa autostima, proprio cosa che avevi detto prima che rende molto. In- complesso di inferiorità, ecco. Queste tre cose qua Come le principali. visualizzi queste emozioni? Hanno un colore, una forma, una consistenza? Sì, a seconda dell'emozione. È come se ci fosse un comparto emozioni, no? Di solito tra l'addome e la prima parte dello sterno, no? Mm. Le sue sono posizionate, direi, proprio posizionate sul bacino, c'è questa specie io vedo questa specie di mm, sacca. Mhm. Ok, dove dentro vedo le emozioni e di solito sono un un ammasso circolare di ehm, sai quando si disegnano i pensieri cupi con tutto una Mm. linea, no? Tutta, Frastagliata, frastagliata tipo. no, tipo che fai con la penna, fai dei cerchi uno sull'altro, no? Quindi viene tipo una nuvola di linee nere. Nido. Ecco, bravo, come un nido, esatto, che a seconda se l'emozione negativa è più pesante, allora può essere più pesante, quindi il nido è molto più denso e più scuro, oppure può essere un po' più ehm,
un po' più leggera l'emozione, quindi è un po' più aperto, diciamo meno denso questo nido, è un po' più chiaro. E poi a seconda dell'importanza e della consistenza è più grossa o più piccola. Più l'emozione è cupa, più è profonda, più è negativa, più è nera e più prende un colore verso prima il bianco, poi il giallo, poi verde e poi viola. Ecco. Va bene. Silence. Cosa vuole fare Claudia? Vuole restare nel silence? No, Cosa vuole fare? vuole andare al cluster. Andiamoci. È sceso dal cavallo perché non le serve più la protezione del cavallo, dice. Ah, Quindi ci porta a piedi, ci chiede di seguirla. Fortissima perché ogni vita è un trono in miniatura. Si vari colori, forme, però sono tutti piccoli troni. Apre il portale definitivo. Ok, prende tutto e li butta dentro. Chiude. Lucia? sì, sì. Ah, boh. E che fa? Ah, sì, sì, ok. Sta facendo ora d'Eterno. Lo fa facendo questo gesto con le mani. Mhm. Quindi facendo così pian piano si addensa, diciamo, si addensa le vibrazioni della d'Eterno e poi si diffonde in tutto il cluster. Ok. Andiamo all'avatar. Mhm. Molto affaticato. Claudia apre il portale definitivo. Mhm. Prende l'avatar e lo butta dentro. Ok, una d'Eternum anche qua. Mhm. Militare arabo, Zeus, falconiforme, rettiliano, 5DL, tre entità mentali, svariati impianti, un progetto di abduction, mi sembra di ricordare. I Mhm. cloni se c'erano, ci sono ancora, tutto questo No, c'è ancora. no, Ok, c'è più niente. nuova frequenza, 138 miliardi. consapevolezza, 162. PSPE, 61,39. vite precedenti, 1823. cervello. 9,3. Ok, c'è un messaggio che Claudia vuole lasciarsi. Tu sei la creatrice di tutto e tu sei molto forte. Ogni volta che hai questa titubanza nel credere nella tua forza e nelle tue capacità, ricordati che sono interferenze e che tu puoi allontanarle.
alzando le vibrazioni, creando ad eternum e centrandoti, facendo quello che ti ho detto prima, dice la PS. Poi? Concentrati molto su di te. Se tu sei forte, hai le vibrazioni alte, stai bene, di conseguenza le persone intorno stanno bene. Un messaggio circa la grande preoccupazione verso i parenti. Esatto, per dire quello. Se tu cerchi di preoccuparti per gli altri, innanzitutto fai una fatica enorme perché agisci nel loro campo d'azione e non nel tuo e non sai, ehm, agisci su vibrazioni esterne, ecco, diciamo a livello energetico, e quindi fai il triplo della fatica. In secondo luogo, interferisci con il libero arbitrio delle altre persone, anche se secondo te stanno facendo cose dannose per loro e, e di conseguenza cerchi di cambiare le persone intorno e non gli fai del bene, ma anzi le ostacoli. Se invece tu ti concentri su di te, sull'aumentare le tue vibrazioni, sulla tua centratura, sulla tua forza, di conseguenza ne godranno anche gli altri intorno. Ecco. Lei è una fonte, è una forma di rettiliano per i suoi parenti? Nel senso, se una persona si occupa tanto e troppo delle persone che ha Mm, intorno, le interferisce. sì, Quindi è un rettiliano. Se prendiamo può come essere rettiliano, sì, può essere paragonato a un rettiliano, sì, assumiamo esatto. come rettiliano l'interferenza principe, no? Mhm, Quindi lei cercando di convincerli che il Cinivac è cattivo, è male e che loro devono guardare le sessioni e loro non capiscono niente perché lei ha capito tutto, lei li sta interferendo. sì, 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 esattamente. In altre parole, il senso unico dell'esperienza e esistenza non è quello che tutto vada bene, è quello che ognuno si fa la sua esperienza e basta. Mm, E stop. Poi buttargliela lì, dare un consiglio, certo. no, certo, sì, sì, Combattere dalla mattina alla sera con un fratello che dice cose senza senso è il percorso del fratello. Uno lo mm, molla e stop e si fa il suo percorso. Non perché poi un giorno io avrò ragione e lui lo riconoscerà. In ogni mm, caso mm, si mm. fa il suo percorso, si fa le sue esperienze, si Sì, assume le sue responsabilità, ci sono le sue conseguenze. Cavoli suoi, nel mhm, bene, nel male che non esistono, è così. sì. Non diventate le interferenze degli altri, cari rumeni. Esatto. Mm, 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 mm. C'è ancora silence? No. Ok. C'è ancora la fiamma svedese? Allora, vedo una cosa, è come se allora è ancora lì, ma è come se fosse in movimento, nel senso eh, ehm, è strano, cioè, è difficile riuscire a spiegarlo perché non c'è né spazio né tempo, no? Quindi vedo la fiamma che è ancora lì in questo momento, ma è come se fosse in procinto di dissolvenza per essere poi incarnata da un'altra parte che ancora è incerta. L'altra parte, ecco. Quindi si sta modificando qualcosa, si sta Sì, muovendo qualcosa. esatto, esatto. C'è dinamicità, ecco. Ok, la casa di Claudia è pulita? Sì, non vedo niente. Sì, Il marito di sì, sì. Claudia è pulito? No, interferito, come Era nel cinema? praticamente tutti. Sì, È avanzato di fila? no. Però è venuto. Eh, Sì, sì, è venuto, ha guardato tutto con attenzione, è abbastanza
Dici ok, queste sono delle informazioni, le tengo lì e se poi avrò voglia le vaglierò, ecco, più o Mm. meno una cosa così. Mhm. Ma basta, come la vedi Claudia? Che c'è da dire d'altro? Niente, adesso la vedo con un vestito molto leggero che va in avanti, quindi protratta in avanti, il cavallo l'ha lasciato, pertanto non gli serve più, può andare da sola con le sue gambe e la vedo che va verso l'orizzonte, quindi nel qui e ora è molto lanciata, ecco, dinamica. Il progetto fondi europei, Allora, io vedo che riusciranno, devono attendere un attimo questo passaggio, poi riusciranno con altri finanziamenti, nel senso arriveranno, ci sarà un diverso modo, vedo proprio un diverso meccanismo di finanziamento, è come se funzioneranno proprio diversamente anche, che ne so, i mutui, i finanziamenti, ci saranno delle agevolazioni, tutto molto più sensato, molto più faccio spiegarti, boh, vedo perché adesso è come allora, quelli che il funzionamento di adesso era molto cupo come colore e molto spigoloso, no? È come se ci fossero delle colonne, quasi come se fossero, sembrano dei mini grattacieli, no? mhm, Che erano, diciamo, quelle specie di finanziamenti, ma molto bloccati, molto tutti di lì, quindi qui arrivano, ma a te sembra che ti arriva la parte che tu vuoi, ma di là c'è dietro un giro di guadagni che è 100 volte quello che hanno dato te, ecco, no? E invece mm. nel nuovo passaggio vedo proprio una ridistribuzione morbida di tutto, quindi proprio a seconda di quello che uno si merita, gli arriva, come faccio a dire, nel senso capacità, impegno, cioè se tu fai una richiesta sensata ti arriva, Mhm. ecco, ti arriva quello di cui hai bisogno, quello che ti fa Vabbè. piacere, ecco. Frequenza finale? 205 miliardi. Va bene, abbiamo finito quindi. Mhm.